Abbiamo messo in pausa il nostro viaggio per qualche mese. Nel video della scorsa settimana vi abbiamo spiegato che ci siamo fermati per lavorare in Svizzera. Se sei interessato a scoprire come guadagnare mentre viaggi e trovare lavoro stagionale in Svizzera, ti invitiamo a dare un'occhiata. Questo e i prossimi video, almeno per alcune settimane, saranno dedicati alla nostra vita quotidiana di viaggiatori stanziali per qualche mese. Ci teniamo a precisare che per noi è un piacere fermarci per un periodo, perché ci offre l'opportunità di riposarci e allo stesso tempo di conoscere nuove culture, lingue e modi di vivere. Sto mettendo la ruota di scorta al posto della posteriore sinistra perché ha un consumo irregolare. Tra l'altro siamo anche in ritardo nel cambio ruote, dobbiamo girarle, però aspettiamo di rientrare in Italia per fare questa operazione. Per ora inizio a sostituire questa qui che è usata proprio male. Dopo aver tolto la ruota di scorta, il primo passo è smontare quella da sostituire. Anche se i passaggi sono pochi, sono abbastanza complessi a causa delle dimensioni della ruota. In primis bisogna smollare tutti i bulloni e successivamente svitarli. Il fatto di avere il cancello aperto ci ha permesso di aprire anche i portelloni, così arieggia anche tutta la parte sottostante. Io non mi stancherò mai di dire che la possibilità di poter aprire dietro è impagabile, cioè ti dà proprio una sensazione di contatto con l'esterno, che già generalmente col camper si ha, ma con i portelloni apribili è qualcosa di diverso, ecco, è come i van che apri e sei fuori, sei dentro. Dopo aver svitato tutti i bulloni, si può rimuovere la ruota con l'aiuto di un tubo di ferro per agevolare l'uscita. Questo è il motivo per cui la sto cambiando. Nella parte esterna è usata male, però proprio nella parte interna si vede, non so se si vede dall'immagine, ma c'è veramente uno scalino. Sì, rende. Questo è dovuto a prima che cambiassimo le boccole della barra antirollio posteriore. Gli aveva fatto questo gioco qua perché appunto questa boccola qui era rovinata, quindi vibrava e gli faceva questo gioco. L'abbiamo girata, ha migliorato un po' la situazione, però si è consumata male comunque, quindi adesso sostituiamo prima che danneggi troppo anche l'altra, perché con la vibrazione di questa sta iniziando anche un po' l'altra. Sono piccoline le gomme del camion. Oh, Eli è piccolina. Io sono 1,60, sono nella media, sono le gomme che sono grandi. Andiamo col VD40. Ora è arrivato il momento di montare la ruota di scorta e anche questo non è stato semplice. Non ho ripreso tutti i passaggi perché ho aiutato Sebastiano con il montaggio. Ecco, se vi stavate chiedendo cosa significa cambiare una gomma al camion, ecco qua. Non è come cambiare la gomma di una macchina. Sono i vicini che tagliano l'erba. Non sono io. Quindi gomma cambiata. Gomma adesso cambiata, ora la ritiriamo su. Qua abbiamo l'attrezzatura per bloccarla. Quindi adesso vado su.
Un'altra domenica di riposo. Ieri siamo stati produttivi col cambio ruota, ho fatto un po' di lavori meccanici, quindi è stato più stancante della giornata lavorativa in vigna, però andava fatto. Oggi invece è domenica, ci riposiamo, ci siamo riposati, ci siamo svegliati molto lentamente e adesso siamo pronti per andare a farci un giro, adesso vediamo dove, con le bici, con la bici e il monopattino. Come va? Siccome dobbiamo fare un po' di chilometri perché volevamo andare a vedere l'isola di San Pietro che c'è, sono 7 km da andare e 7 a tornare, quindi conviene prendere i veicoli. Ci sono anche le mucchine. Comunque abbiamo constatato una cosa, che gli svizzeri ce l'hanno molto quest'idea della domenica di andare a fare un giro in bici, perché c'è una quantità di gente in bicicletta spaventosa, bellina. Poi ovviamente ci sono piste ciclabili, il che ti permette di andare tranquillamente perché non ti ritrovi in mezzo alla strada principale come questo sentiero. To earn some tailwind, the years pass, I'm still the same. What will it take? Why the way? C'è anche la zona barbecue. Sì, chissà d'estate qua se ci sarà gente. Magari dovremmo provare a venire una domenica di luglio, quando ci sarà caldo, Un bel posto. per scrutare se c'è molta gente. Stiamo passando dentro una riserva naturale e infatti mi stupisce che il fatto che qua si possa fare barbecue. Non so se... Però sembra fatto apposta. Però il posto è davvero bello. Una bella e piacevole escursione tra castelli, fattorie e boschi. E anche tantissima gente. Stiamo entrando sull'isola di San Pietro. C'è questo ponte che lega l'isola alla terra, ferma, alla terra. Abbiamo il lago a destra e il lago a sinistra. Still the same rain. Where will it take? Tell me why the wait? Siamo arrivati quasi in fondo all'isola, dove c'è la partenza e l'arrivo dei traghetti che navigano sul lago, appunto. E abbiamo constatato che qua, rispetto a dove siamo noi, l'acqua è molto più cristallina. È proprio pulitissima. Poi è basso il fondale. Eh sì, è molto basso. Bello. Bello, ti viene la voglia di farti il bagno. Anche la temperatura non è proprio l'ideale per farsi il bagno al lago. Comunque l'acqua è ancora fredda. Mare, un po' di spiaggia marina. Poi è bello perché c'è la foresta. E poi abbiamo fatto tutto il giro qui e siamo arrivati sulla penisola e adesso Non abbiamo calcolato i chilometri, ora li calcoliamo. Adesso stiamo passando dentro il campeggio, ve lo facciamo vedere. Questo scivolo è al limite dell'estremo. Se vuoi ammazzare tuo figlio portalo qui. Divertente però, quasi ci andrei a provarlo. Mi vergogno questi bambini in mezzo. Se non ci fosse nessuno sarei andato. Comunque stavamo constatando con Sebastiano, questo campeggio è la privacy, il suo punto forte. Gente lì facendo... Perché questo è il campeggio e qua la gente comunque può accedere per stare a bordo del lago, che è molto bello però. Tranquillo insomma. E qua, poco più avanti del parco, c'è la zona residenti. Sicuramente qua c'è gente che vive tutto l'anno, perché comunque si vede che le case sono vissute. E qua c'è il lago. Hanno anche il recupero dell'acqua piovana. E lì c'è un cagnolino troppo bellino. Hanno anche il recupero dell'acqua piovana, lo vedi? Dalla grondaietta. Eh sì. Attenzione! Cortigioni! I cortigioni. Abbiamo dato questo cartello. Can you feel the wind? Say you do, it's how it all begins. Then comes reason, then... Questo lavoro qua che vedete è fatto dai castori.
Sì, l'anno scorso abbiamo visto uno, quest'anno non abbiamo visto il castello, però abbiamo visto cosa Lavoro. c'è dato da fare quest'anno. Che poi qui c'era l'albero, bello imponente come quest'altro, e l'hanno dovuto tagliare appunto perché... Non tiene su niente. Perché è così. Torniamo. Siamo rientrati, tra andare e tornare abbiamo fatto 24 km. Sono pochi. Ora che abbiamo fatto il giro è il momento di ritirare nuovamente la bicicletta al suo posto. Ma dove sono? Hanno girato qua. C'è la banda perché domani qua è la festa del paese e quindi a quanto pare fanno questa cosa, ma noi non lo sapevamo. Comunque è passato questo corteo e non c'era nessuno dietro, non c'era proprio, cioè, c'era la banda che stava suonando in mezzo alle vie del paese e fin lì dici è carino da vedere, fino a quando alle 4 del mattino sentiamo in lontananza, ci sveglia in lontananza questo suono, sembrava poi una sveglia, fino a quando ci siamo resi conto che questi alle 4 del mattino hanno iniziato a fare il giro per le vie del paese. Dici vabbè, ok, passano una volta, ti riaddormenti. No, perché poi alle 5 sono ripassati e il giorno successivo era una giornata lavorativa, quindi potete immaginare la nostra felicità di assistere a questo concerto alle 5, alle 4 del mattino. E vabbè.